Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buongiorno, oggi Angie è qui su questa impronunciabile, ma qua fortunatamente c'è la scritta che mi aiuta, GSX S1000 GX dai primi metri, però si capisce che qua il lavoro è un pochino diverso, perché si sente veramente più se andate a vedere i miei video, c'è un video con la BMW, ma in realtà io l'ho provata anche per altre volte, più tempo, su strade migliori rispetto a quelle che ho provato in quel video. Questa veramente ha la riconoscibilità, il DNA proprio bello grugno, si dice grugno, deciso, di una GSX-R vera dei tempi. Intanto il motore, che è sempre il K5 immortale, ma è un motore che veramente dà tutto, veramente. Adesso qualcuno nei miei video precedenti ha detto che, e ha ragione, gli ho dato ragione a quel ragazzo, che faccio un po' troppi mix e non porto mai a termine un discorso, quindi oggi cercherò di snocciolarvi in maniera un pochino più dettagliata i vari punti di questa moto. E il punto numero uno, come vi dicevo, è proprio la classe di provenienza di questa moto, che è un po' diversa dalle altre crossover, perché è veramente più simile a una super sportiva ammorbidita, tirata su eretta, la posizione è molto comoda, mi piace. Quindi parliamo di posizione di guida, mi piace molto lo schiumato che ha la sella. Ho letto, per esempio, ho letto che una prova di questa moto dove diceva che nei trasferimenti autostradali si scendeva un pochino in avanti nella sella, ma devo dire che sarà che io non lo so, forse perché ho il sedere piccolo, ma non sento tanto questa. Sì, un pochino sì, quando chiudi il gas è vero, effettivamente un pochino ti butta avanti, però non è un problema ergonomico, diciamo. Quello che non mi fa impazzire della posizione di guida effettivamente è un po' questa posizione del manubrio, che lo trovo un pochino, adesso non riesco a capire se è un po' troppo aperto, cioè un po' troppo chiuso come angolo verso di me, e lo vorrei un po' più dritto, o la posizione un po' troppo girata indietro verso di me, non lo so, però c'è qualcosa che non mi fa impazzire. Le pedane mi piacciono molto, sono a una giusta altezza, ho un angolo abbastanza deciso, per essere alto 1,70 mi trovo molto a mio agio. Sicuramente non è una moto da persone tanto alte. Rispetto alla GT, ho detto giusto, rispetto alla GT, su questa hanno dato un millimetrino, mi sembra, di gioco in più per evitare un off, e devo dire che effettivamente è un motore che, ragazzi, guardate il cambio elettronico, sesta marcia, guardate come riprende, sto andando a 1500 giri, non un'esitazione, non una vibrazione, e poi guardate, leggermente si impunta leggermente nella scalata, non è velocissimo, e la posizione di guida comunque mi ricorda molto una super sportiva o giù di lì, leggermente tirata su, perché questa ha 150 mm e passiamo adesso alla ciclistica, a 150 mm di escursione, quindi non è tantissimo, cioè ricordo il primo multistrada aveva 160, ora ne ha 170, però conosco molto bene l'azienda che realizza. Adesso siamo tra l'altro in mappa soft, volevo metterla in mappa media per girare sulle curve, è abbastanza facile, direi, utilizzare menu. Possono essere regolate di più 3 click e meno 3 click in ogni mappatura, in ognuna delle 3 mappature, dando così veramente un ampio range di utilizzo. Ma queste sospensioni sono di qualità, sono Showa, acquistate da Hitachi Astemo, e vi dicevo che conosco a ragion veduta molto bene per motivi che non ho voglia di raccontarvi, la marca di queste sospensioni. Per una persona alta 1,70 m questa moto è a misura d'uomo, nel senso che non è media, è una moto che non è enorme, e quindi questa cosa fa molto piacere sicuramente. Guardate ragazzi, è un gran motore, un gran motore, bel motore, molto rapida questa moto. Peccato, sempre per quanto riguarda la ciclistica,
Sicuramente non me ne posso essere accorto ora, vi racconterei una bugia. Ragazzi, oggi c'era una giornata stupenda, adesso invece ci ritroviamo col brutto. Non me ne posso accorgere che dietro a un barra 50 purtroppo non hanno omologato il 55, scelta veramente inspiegabile. Sono ancora legati a questa, tra l'altro le gomme non solo, per esempio io sulla mia multistrada ho le Road Smart, ragazzi non posso crederci nel tempo che c'è. Qua invece hanno ho le Sport Smart, qua ci sono le Road Smart di Dunlop, quindi sicuramente ma lo si capisce subito, ragazzi, che questa moto meriterebbe uno step in più sicuramente, perché è realmente sportiva, è proprio, cioè non credevo che fosse così derivata strettamente, fra un po' mi devo fermare, non credevo che fosse così derivata strettamente, e mi immagino quindi cosa possa essere la GT dalla GSX-R. Fa un po' un altro, gioca un po' un altro sport secondo me rispetto alle altre del settore. La zona di cinta è abbastanza larga, nel senso che il 4 cilindri qua si sente l'ingombro, si apre il telaio a culla bello in alluminio, anche il telaietto posteriore in alluminio, le borse integrate consentono di portare il casco integrale, non mi ricordo se in tutte e due o solo in una delle due, comunque sarebbe la normalità, in una delle due basta. Il sound di questa moto, anche se è ancora purtroppo o per fortuna, non lo so, dipende come volete vedere le cose, il mercato è ancora Euro 5, suona molto bene rispetto alle moto più nuove, una bella timbrica. Appena l'ho messa in moto ho detto cacchio, fa veramente un bel sound. E che dire, in realtà ha poco a che spartire con le altre crossover secondo me. Finalmente qua le nuvole sono andate via, delle sospensioni che mi stanno veramente piacendo tanto, ma non è una novità per me. Sapevo che Hitachi Astemo, che Showa faceva delle, qua è umido, porca miseria ragazzi, non riusciamo neanche a fare due curve fatte come si deve, ma sono sicuro che comunque arriverebbe la gnuccosità, superati circa i 20 gradi di piega, appena smette di beccare il profilo aiutato dall'anteriore che è 120-70, quando poi dietro becca il profilo piatto, ovviamente dovete forzarla sicuramente per portarla giù. Possono aiutare delle gomme che hanno ovviamente un profilo un po' più a punta, però sempre barra 50 rimane, sicuramente alcune Dunlop, anche Pirelli, ce ne sono Pirelli che sono molto più a punta. Protezione aerodinamica non molta, il cupolino è regolabile, siete completamente investiti in faccia, le gambe sono abbastanza riparate, io ho pantaloni da moto quindi sono piuttosto protettivi, non riesco a sentire bene l'aria che mi arriva addosso, però mi sembra abbastanza riparata, comunque la carena protegge bene. La posizione in sella dicevo è un mix, sì, è abbastanza su come impostazione, il manubrio è più stretto rispetto alle altre, come si farà a usare il cruise? Rispetto alle altre crossover. Eccolo qua, l'ho già impostato senza sapere nulla, l'ho impostato, quindi direi che è piuttosto intuitivo. È particolare questa moto, poi ha questo anteriore che la mappa B, scusate, direi che è perfetta, veramente per farci un po' di tutto. Ma poi i movimenti in sella mi piace. Certo, una quarta era eccessiva. Volevo capire un pochino anche quando poi chiudi il gas come l'on off, ma è veramente progressivo, è proprio progressivo. 130 siamo a meno di, gira abbastanza alta comunque, perché d'altronde prende fino a 12.000. 65 poco sotto i 3.000, quindi poco sotto, sarà sui 5.5 a 130. Adesso vado a mettermi a 5.500 giri. Trasmette un po' di vibrazioni, quelle che non mi piacciono, ad alta frequenza. Ragazzi, bella questa prova, mi piace.
Sono un po' di vibrazioni classiche da 4 cilindri che non mi fanno impazzire, d'alta frequenza sulle pedane, un pochino sulla sella, leggermente sul manubrio, ma poca roba. Sì, da 5000 arrivano. Certo che a 5000 ci sarete o nel misto, cioè se la usate in città, questa qua la vedo molto bene usata in città, anche nel tragitto di tutti i giorni, casa lavoro. Guardate che bei cavalli, guardate che bei cavallini. Ciao cavallini. Non potevo veramente immaginarmi che avrei trovato questo tempo. Tornando a parlare di ciclistica, quindi vi parlo un po' anche della frenata. Frenata non mi fa impazzire, nel senso che gli manca un po' di mordente iniziale. Comunque, fra le crossover che ho provato, è la crossover che porterei probabilmente più volentieri, che vedrei meno fuori luogo in pista rispetto a tutte le altre, perché la senti realmente più bassa, e quindi questo darebbe veramente una gran mano, cioè la rende veramente più appetibile. Poi ti senti proprio raccolto come su una moto sportiva, ed è molto comoda, ragazzi. Questa moto qua è proprio una gran moto ed è anche veramente agile. Coppia ce n'è ed è bello pastoso. Peccato, veramente, il peccato veniale che ha questa moto sono le vibrazioni, che insomma arrivano abbastanza in modo importante. E poi guardate, è 232 kg, una roba del genere, 234, ma la muovo con molta più facilità rispetto al multistrada. Ho la stessa BMW, è molto più piccola. Ecco, adesso intanto ho tolto il precarico manuale, il precarico automatico, perché poi ovviamente andatevi a leggere tutte le cose sul sito, lasciate stare la traduzione italiana che è vergognosa. Adesso ho impostato un passeggero con le borse. Le uniche curve pulite. Se fossi con la mia multi qua mi sentirei sicuramente più in imbarazzo. Il fatto che sia così compatta, e comunque questa moto, secondo me, 15 kg, 20 kg in meno di un multistrada o anche di una BMW li pesa, perché non è possibile che io ho questa percezione di mi sembra, ragazzi, di essere quasi su una naked. Adesso sto un po' esagerando, ma io purtroppo non sono riuscito a fare nessun grande angolo di piega, ma vi dico che la velocità di discesa in piega sicuramente sarà mortificata dal posteriore che ha, però è una moto che è veramente svelta rispetto alle altre crossover. Cioè, con questa moto veramente non potreste mai pensare di metterci su delle gomme per fare un po' di off, cioè proprio non c'entra niente. Secondo me crossover non è una crossover, perché ha un comportamento più vicino a una moto sportiva. Il flusso che vi arriva addosso è pulito dell'aria. Ecco, un altro peccato veniale che ha è che non vi dice la velocità che avete impostato il cruise. Il passeggero ha una sella molto piccola, veramente piccola. No, non la vedo. Questa sella qua per il passeggero non va bene. È un po' una via di mezzo. Certo è che voi riuscite a essere comunque molto fluidi con questa moto, quindi il passeggero, soprattutto se poi metterete il bauletto, perché ha una piastra, quindi per forza metteranno un bauletto, non ha le manopole riscaldate, cosa che adesso per esempio avrei gradito.
perché questi paramani non è che proteggano tantissimo. Aria ve ne arriva proprio qua a questa altezza, le spalle sono abbastanza scoperte. Se mi chiedete, una moto veramente è possibile usare tutti i giorni in città, andarci secondo me in pista e divertirsi, senza chiaramente pretendere di fare dei tempi, ma divertirsi con la cosa di avere una moto che comunque è una sportiva. Iscrivetevi, così vi porto le moto che poi tutti i giorni noi andiamo a comprare, e questa è una moto che sono sicuro che darà grandi soddisfazioni, non farà grandi numeri, ma chi compra questa moto secondo me poi la tiene per tanti anni. Io immagino che con questo motore i 100.000 km siano fattibili con cambio, olio e filtro. Secondo me sono quei motori che io scommetto che magari ci sarà anche gente che non gli fa neanche, anche se non si fa il controllo valvole, queste cose qua. Secondo me queste moto qua vanno avanti, mi dà l'idea proprio di una moto che va avanti sempre. Non sono così spaziate le differenze, complice sicuramente anche il fatto che ha 150 mm di escursione, non è così differente fra la mappa media per esempio e la soft, ma vi ricordo che si può comunque cambiare di più o meno 3 click e variare anche la precarica, quindi potete veramente cucirvela come volete. È una moto di sostanza concreta, costruita bene, assemblata bene, nel senso che non sentite scricchioli, cosa che sul mio multistrada si sentono. Bisognerebbe vederlo ovviamente fra 20.000 km, ma ragazzi, questa è una moto solida. L'estetica lascio a voi, radiatore ricurvo come su una vera super sportiva per contenere gli ingombri e massimizzare l'area di superficie a contatto con la zona di superficie a contatto con l'aria. Un bel bauletto che mi dà idea di solidità, e il passeggero non credo che se la cavi molto bene, e come dicevo questo barra 50 che è un po' il suo peccatuccio. Le borse si dovrebbero integrare perché sono le stesse della GT. Motore compatto, passaggio dei fili, cablaggi molto ben fatti, veramente una moto fatta veramente bene. Vi invito a vederla dal vivo. Dei bei Brembo monoblocco, direi assolutamente monoblocco, ma è questo che probabilmente è il suo peccato, sono questi tubi purtroppo in gomma. Quindi una moto che secondo me fa un po' una storia a sé, no, non secondo me, ve lo do di per certo. Questa moto, tra l'altro, leveraggio progressivo sul mono, guardate che bellezza, bellissimo, veramente fatta bene. Yamaha manca secondo me, perché non è paragonabile a una Tracer, ma non è minimamente paragonabile secondo me. Questa moto è molto più di sostanza, mi dà proprio più idea di moto. È una moto che non vi trasmette, se mi chiedete, non trasmette quell'emozione strappacapelli, no, vi racconterei una bugia, ma ragazzi, bisogna sempre pensare al prezzo alle quali vengono proposte certe moto. 20.000 euro, è vero, non ha keyless, ma forse io preferisco anche. Guardate la copertura della molla, bello, veramente ben fatta. Cambio, come vi dicevo, non dei più veloci, si impunta un pochino in scalata. Frizione non mi fa impazzire, che stacca molto all'inizio. Io poi sono abituato tra l'altro la mia sensazione è un po' falsata, perché comunque sono abituato sì a un 4 ma a un V e con una cilindrata un pochino superiore. Dalla sua questa ha un peso inferiore, però, che io preferisco. Voi sapete che io amo moto leggere, questo mi uccide.
io tendenzialmente amerei moto leggere, anche se la mia leggera non è, tutto fuorché leggera. È chiaro che quando voi da una super sportiva praticamente tirate fuori una crossover, scendete a dei compromessi. Il vantaggio ve lo dà il peso, chiaramente. Io penso che Suzuki fosse partito da un progetto totalmente foglio bianco, tanto non so se scegli un 4 in linea, comunque la zona posteriore sarebbe stata ovviamente meno compatta, probabilmente. Anche in questa discesa importante, impegnativa, comunque per esempio carico sui polsi non ne avete, segno che comunque la posizione c'è. Il freno posteriore mi piace, fa quello che dovrebbe fare un freno posteriore. Se il bilancio deve essere fra concretezza e piacere, io questa moto la definisco concreta, molto concreta. Io non posso parlarvi di controlli elettronici che sicuramente funzioneranno bene, non ne ho idea, perché in una prova del genere è una prova più esperienziale che darvi dei feedback di questo tipo, che tanto, a parte il fatto che a meno che non siano interventi brutali, non interessano a nessuno, come e se intervengono. Perché io, guardate, se devo essere sincero, a parte sulla V-Strom 1050, io i controlli peggiori li ho provati e sentiti più invasivi fra tutte le moto che ho mai provato, dove veramente me ne sono reso conto, sulle BMW. Io non sapevo neanche in che marcia ero ora, pensavo di essere in seconda, invece ero in terza. Vi fa capire qual è la dote più grande sicuramente di questo motore, l'elasticità. Sta diventando buio, vi lascio, venite da Far Motor qua in Corso Europa a provare questa bella moto. Rangi questo sì, iscrivetevi al canale, sempre al canale. Alla prossima, ciao ciao ciao.